18 aprile 2008. Sono passati 10 anni ormai dal giorno che cambiò la mia vita, il giorno in cui ciò che dormiva dentro di me finalmente esplose. 10 anni fa, in poche parole, nacque The One Who Is. Un avvenimento semplice, un rifiuto da parte della ragazza di cui ero innamorato, ma ciò che bastò per farmi dire: da oggi inizio ad allenarmi. Era solo quello? No. Nella mia testa un primissimo, primordiale interruttore si accese quel giorno, quello che ti fa dire: si cambia, posso farcela. Ma cosa c'è nella testa di un ragazzo sovrappeso, che è sempre stato avverso allo sport? C'è una debolezza intrinseca, un'accettazione convinta dei propri limiti. Ricordo quando andavo in palestra e vedevo la gente fare le trazioni alla sbarra. Ricordo nitidamente il mio pensiero: perché fare cose difficili? A me basta restare nel mio, farmi qualche esercizio per farmi un po' di fisico e basta. Tanto quelle cose non posso farle io sono un debole. Eppure il mio carattere non era così. Ero una persona vivace e non mancavano le occasioni, in particolare quando giocavo ai videogiochi, in cui avvertivo dentro di me un fuoco di proporzioni incomunicabili. Lo pensavo, sempre. Potrò mai comunicare agli altri questa sensazione? Potranno mai gli altri capire cosa c'è dentro di me? Questo era ciò che dormiva dentro di me, ma si trattava appunto di soli bagliori. All'esterno era ben diverso. 2 anni dopo, per puro caso, scopro il calisthenics grazie ad un video su YouTube e ne rimango affascinato. Pensai che potesse essere ottimo per tenersi in forma, anche se la pesistica rimaneva, nella mia testa, assolutamente intoccabile. L'11 luglio 2010 il mio primo allenamento di calisthenics con i miei amici. Esito disastroso. Ero davvero una persona debole, o meglio, lo era il mio involucro. Dopo poco il calisthenics diventa la mia vita. Non più per tenermi in forma, ma per diventare forte. Non ricordo quando sia successo esattamente, so solo che pochi mesi dopo i miei obiettivi erano stati invertiti. Improvvisamente non mi interessava più il miglioramento fisico, ma volevo solo diventare forte. Creo la mia crew, inizio a migliorare e ad imparare cose. Passano gli anni, quello che dormiva anni prima dentro di me si risveglia sempre di più. Ogni volta che mi alleno mi avvolge una sensazione strana, la sensazione di aver imboccato la strada verso un qualcosa di unico. So fare movimenti che sanno fare anche chissà quante migliaia di persone oltre a me, ma l'energia che percepisco, quella mi sembra un qualcosa di cui un futile essere umano come me, come dico sempre, neanche può farsi carico. Inizio a piangere dal fomento, come dico io, perché a volte ciò che sento è qualcosa che sembra volermi far esplodere da dentro e mi vengono spontanee delle lacrime perché il mio corpo non sa come sfogare tutto questo. Non ha altro mezzo, non ha altre possibilità, il mio debole corpo umano. Continuano a passare gli anni e inizia a spuntare altra gente forte in Italia. Ogni volta guardo gli altri, sono così forti. Io non lo sono, io sono allenato, ma non sono forte. Ho solo una cosa su cui poter puntare, quel fuoco inarrestabile dentro di me. Quello lo so che gli altri non lo hanno. Ognuno ha le proprie motivazioni per allenarsi e voler raggiungere i propri obiettivi, ma io lo vedo nei loro occhi, lo sento nelle loro parole, quel fuoco in loro non c'è. Nel 2014-2015 arriva una brutta fase. Tra male parole e altre stronzate insensate mi ritrovo letteralmente mezza Italia contro, senza nessun valido motivo. Una cosa del genere in passato mi avrebbe ucciso. Questa volta no. C'era una gara, il campionato nazionale, da vincere. Per poter così azzittire tutti e continuare a comunicare il mio fuoco. La gente mi screditava, parlava male di me ogni cosa dicessi e facessi. Ma quante volte avrei voluto poter toccare quelle persone col mio fuoco per fargli percepire l'immensità di quella sensazione. Correvo e mi allenavo e correvo, ogni volta sempre più veloce, ogni volta sempre più intensamente. Da quell'anno ho cominciato a sentire di essere il carburante di quel fuoco. Io, quando mi alleno, non faccio altro che nutrire quella fiamma. Io sono il pasto di ciò che mi rende vivo. Vinco la gara, che esplosione di energia che mi avvolge. Passa il tempo e a fine 2015, un po' per infortuni, un po' per non so cosa, peggioro. Peggioro tanto, perdo una marea di movimenti. Divento così debole da pensare addirittura, per la prima volta in tanti anni, di abbandonare il calisthenics. Inizio a provare di continuo quella che io chiamo sensazione dello zero. L'ho chiamata così perché non importa quanto io possa diventare forte, arriva un giorno X in cui mi sento una nullità, uno zero. Quello è anche il giorno a cui fa seguito un miglioramento incredibile. Il mio fuoco reclama qualcosa da bruciare e l'unica cosa che può nutrirlo è il sentir di star facendo qualcosa di unico, qualcosa di proporzioni infinite, che solo lui, altrettanto grande, può bruciare. Ricomincio a migliorare e poco dopo sono più forte di sempre.
Mi aiuta molto in quel periodo la visione del famosissimo anime One Punch Man, che mi era stato consigliato da un amico con le parole: il protagonista di quell'anime sei tu, o meglio tu come vorresti essere. Mai cosa fu più vera. Le sensazioni del protagonista erano le stesse identiche sensazioni che il mio fuoco aspirava a provare, una sensazione di potenza completamente al di sopra di qualsiasi altra cosa, così tanto al di sopra da poter diventare noiosa, da far provare un enorme vuoto, da far capire che hai completato il gioco nella sua totalità. Passano i mesi e arriva il campionato nazionale 2016. Purtroppo però la gara questa volta non va bene, arrivo secondo. Io sono ancora debole. Alla gara di 3 mesi dopo partecipo senza sapere neanche perché, completamente controvoglia, e si rivela la mia peggiore gara. Lì sì, lì mi sono sentito totalmente azzerato, mi sono sentito nuovamente come un grande, enorme zero. Dopo quel giorno mi sono detto: cosa vuoi raggiungere? Che senso vuoi dare alla tua vita? Perché hai iniziato questo sport? Sì, perché nel corso degli anni ciò che era per me il calisthenics era cambiato. Per me il calisthenics era lo sport delle cose impossibili, lo sport dei supereroi, lo sport della forza ultraterrena. Nella mia testa c'era davvero, a volte, una piccola assonanza calisthenics Dragon Ball. Follia, delirio, quello che volete, ma quel delirio nella mia testa mi faceva pensare su una scala totalmente spropositata, e non per modo di dire. Nella mia testa c'era davvero la convinzione che non esistessero limiti, perché solo quello poteva nutrire il mio fuoco. Ma mi stavo allenando davvero in quell'ottica? Mi stavo davvero allenando su una scala della stessa portata? No. Lì è partita la mia scommessa. A settembre 2016 l'intensità dei miei allenamenti ha iniziato a salire in modo spropositato. Ho iniziato a zavorrare tutto. O ti adatti o fallisci. Ma se non puoi raggiungere queste cose, allora è inutile che tu faccia calisthenics. Lo ricordo nitidamente quel pensiero. Reggere un allenamento interamente zavorrato è impossibile. Lo sentivo ripetere da altri atleti e mi chiedevo: come può gente così forte avere una mente così limitata? Non importava quante persone forti vedessi, nella mia testa era costante l'idea che il genere umano stesse dando nel calisthenics solo lo 0,0001% del nostro potenziale di specie vivente. Dopo qualche mese qualcosa cambia. Sì, sono diventato più forte. Non forte, ma più forte. Miglioro ovunque, ma continuano a sprazzi le sensazioni dello zero, e di colpo li miglioro ancora, e così di continuo. Nella mia testa era stato tutto amplificato, sicurezza in me, obiettivi, delirio. Il delirio riamplificava gli obiettivi su una scala sempre più grande, fuori da ogni razionalità. La sicurezza in me, anche questa estremamente calma e certa, me li faceva raggiungere. Till I burn beyond control, come dice il testo della mia canzone preferita. Non scordatevi mai, 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 a prescindere da dove arriviate, di ripetere a voi stessi, senza sosta, senza indecisione: io sono debole. Il giorno in cui smetterete di pensarlo, avrete perso la possibilità di essere migliori. E come dice il maestro Saitama: o tu hai veramente dei limiti? Forse il tuo problema è che semplicemente non ti sei allenato abbastanza.